Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Visto che è appena terminato l'Eurovision di quest'anno, vorrei dare i miei personali pareri tecnici su quelli che secondo me sono stati i migliori a esibirsi su quel palco. Darò in questo video la mia personale top 3 di quelli che non mi hanno lasciato assolutamente nessun dubbio che fossero veramente da podio e da vittoria anche secondo me. Poi magari farò un altro video in cui darò qualche commento tecnico su altri concorrenti che secondo me sono stati veramente tanto validi, bravissimi, ma ciascuno di loro però non mi ha convinto per alcuni aspetti che magari poi vi spiegherò e cercherò di motivare le mie personali opinioni e cercherò di dare chiaramente anche un'analisi tecnica di tecnica vocale. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi. Se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Adesso partirò dalla posizione numero 3 della mia personalissima e soggettiva classifica e andiamo subito ad ascoltare La Noia di Angelina Mango. È vero che sono italiano, quindi c'è un po' di orgoglio anche nazionale, però cerco in questo caso di essere obiettivo e secondo me Angelina Mango è stata bravissima, è cresciuta tantissimo in maniera esponenziale. Adesso andiamo ad ascoltarla e poi vi darò il mio personale commento tecnico. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa, io rendo a testa alta sul collo, la mia collana non ha perle di saggezza, a me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi, da snodare piano piano con l'età, eppure sto una Pasqua guarda zero drammi, quasi quasi cambio di nuova città, che stare ferma a me mi viene la noia. La noia, la noia, la noia. Muoio senza morire, in questi giorni usati, vivo senza soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate, una corona di spine, sarà il dress code per la mia festa, ah, è la cumbia della noia. Allora, intanto mi piace tantissimo la scenografia, veramente un lavoro eccezionale a livello di luce, a livello di visual, a livello di outfit anche, veramente notevole. Bellissima la coreografia che sta facendo ballando e muovendosi perfettamente sincronizzata con le ballerine, bravissime anche loro, però lei veramente è una macchina sul timing, sulla gestualità, veramente bravissima ed è veramente tanto disinvolta. Io l'ho vista veramente tanto maturata rispetto a Sanremo. Il brano è lo stesso che ha portato a Sanremo, io l'avevo anche criticato in un video precedente che avevo fatto su Sanremo, perché comunque diciamo questo brano lo trovo tuttora riduttivo per le sue potenzialità, almeno a livello compositivo, artistico, di testo anche. Però devo dire che in questa chiave, in questa versione da Eurovision, l'ho trovata più efficace, anche lei vocalmente molto più sicura, respira meglio nonostante stia ballando tra l'altro, mentre in passato l'avevo trovata più affannosa, molto più precisa a livello di intonazione, a livello di gestione proprio della voce, veramente brava, sciolta, disinvolta. Questo è un palco enorme e lei è una ragazzina veramente bravissima. E tra l'altro, nonostante avessi criticato questo brano, io devo dire che rispetto a tanti altri brani in gara qui all'Eurovision era uno dei più belli, perché ci sono veramente alcune scelte compositive, di arrangiamento, di altri brani, della maggior parte dei brani in gara, che erano veramente povere secondo me, molto ripetitive, molto simili tra loro anche, con questi stacchi un po' techno, con la cassa sempre in quarti. Anche qui c'è la cassa in quarti, però almeno c'è un tentativo di creare una sonorità un pochino più interessante, unendo anche generi diversi, quindi ho apprezzato anche questa cosa. Andiamo avanti, sentiamo la parte successiva. La gente nelle cose vede il male, viene voglia di scappare come iniziano a parlare, e vorrei dirgli che sto bene ma poi mi guardano male, allora dico che è difficile campare. Business, parli di business, intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Princess, ti chiama princess, allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire, in questi giorni usati,
vivo senza soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate, una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Bravissima anche nel gestire proprio le pause, dove sapeva di stancarsi un po' di più perché doveva fare tanti passi di danza, tanti movimenti e rischiava di arrivare a corto di fiato. Si è presa una pausa più lunga per prendere il respiro per poi riattaccare perfettamente a tempo. Anche questa cosa non è scontata, ma si sente che ci ha lavorato tanto. Ok, veramente brava. È la cumbia della noia. È la cumbia della noia. Totale. Allora scrivi canzoni, sì, le canzoni d'amore, e non ti voglio annoiare, ma qualcuno le deve cantare. Cumbia, ballo la cumbia, se rischio di inciampare almeno fermo la noia. Quindi faccio una festa, perché è l'unico modo per fermare. Ah, la noia. La noia. La noia. La noia. Muoio perché morire rende i giorni più umani. Vivo perché soffrire fa le gioie più grandi. Non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. È la cumbia della noia. Ah, è la cumbia della noia. Totale. Ah, è la cumbia della noia. È la cumbia della noia. Totale. Grazie. Thank you. Bravissima. Cioè, se noi pensiamo che un anno fa vinceva Amici, che era una scuola, ok, e non aveva nessuna esperienza su palchi così grossi, e adesso è su un palco così grande e se lo mangia proprio completamente, è padrona del palco, è padrona dei suoi mezzi, si sente proprio che è padrona anche del suo strumento, della sua voce, è veramente molto consapevole. Bravissima, nella parte a cappella è stata anche lì perfetta, anche vocalmente. Io rispetto a molti altri artisti che si sono esibiti su questo palco, io l'ho trovata veramente tra i migliori, oggettivamente, perché è stata precisa, è stata capace, ha fatto cose anche particolarmente difficili, perché questo è un brano che comunque va anche abbastanza in alto. Vediamo qual era la nota più alta nella parte a cappella. Ok, praticamente fa un Mi 5, ok, sempre in voce piena, e non è facile da cantare. Se provate a cantare questo brano, è molto interpretativo, è molto ritmato, ha tanti colori vocali diversi, non è piatto, non è monotono, a livello vocale devi fare tante cose per essere credibile, e lei le ha fatte tutte in maniera superba, veramente molto molto brava. Il fatto che sia stata molto apprezzata anche all'estero elogia ulteriormente la sua esibizione. Al secondo posto della mia personalissima classifica dell'Eurovision 2024 ho inserito l'Armenia, la Daniva con Giaco, una canzone dalle sonorità tradizionali armene, e io l'ho apprezzata tanto proprio per questo motivo, perché hanno portato intanto un testo nella loro lingua, cosa che non tutti hanno fatto, molti hanno portato testi in inglese, e anche proprio sonorità tipiche del loro paese, in una chiave comunque moderna, una chiave comunque divertente, e lei ha cantato veramente molto bene. Adesso andiamo a sentire. Vi ricordo che questa è una classifica mia, soggettiva, personale, però ho cercato anche di essere il più obiettivo possibile, considerando sia la qualità compositiva, sia l'originalità della proposta rispetto alle altre proposte che c'erano quest'anno, e infine sulla qualità della tecnica vocale del cantante che si è esibito. Ok, andiamo a sentire.
بخچیکم ازت یسک برم دوه Allora, lei secondo me è completamente fuori di testa, cioè lo vedi anche proprio dallo sguardo, da come si muove, è completamente spavalda, cioè sembra veramente che stia cantando nel pub dietro casa, e anche i musicisti si stanno proprio comportando come se stessero facendo uno dei tanti concerti che hanno fatto, magari anche locali, ok? E anche la sonorità è proprio molto folcloristica, molto tradizionale, ma proprio ti catapulta in un ambiente conviviale, ok? Nonostante sia un palco di tutt'altro tipo questo qua, però sono bravi proprio a trasmetterti questa energia. Lei è bravissima, nonostante questo motivetto sembri, no, anche abbastanza semplice, voglio dire, però vocalmente è perfetta, è una macchina da guerra e sta usando anche tanti colori, tante sfumature, quando fa quelle specie di urli un po' graffiati, che sembra fuori di testa, anche lì è molto controllata, è veramente, veramente molto molto brava. Anche il testo non è per niente male, molto carino, molto ironico, comunque leggero, voglio dire, però ti trasmette questa leggerezza e mi piace sentire un po' questa sonorità che molto diciamo lontana da quello che noi siamo abituati ad ascoltare, ma proprio per questo secondo me è da premiare rispetto a altre canzoni che erano un po' la fotocopia l'una dell'altra, no? E loro si sono distinti anche per questo, ok? Andiamo a sentire. Quando fa queste specie di grida, ok? È sempre, non lo so, è pazza, è pazza. Io adoro i pazzi e lei è, diciamo, fuori di testa, secondo me, ma allo stesso tempo è geniale, è perfettamente consapevole di quello che sta facendo, ok? È molto, molto controllata. Ma poi avete visto quanto si diverte, quanto si divertono tutti loro, è veramente contagiosa questa voglia di suonare, di divertirsi, sono stati veramente bravi, un'energia pazzesca. E poi se guardate poi le note che fa anche con la voce, è sempre in voce piena e anche su note anche molto alte. Vediamo un po' che nota fa su quell'acuto. Qua. Ok, ha fatto un Mi bemolle 5 e con estrema facilità e con un suono perfettamente controllato. È stata veramente molto molto brava. E ora arriviamo alla prima posizione della mia personale classifica, ma è anche, ve lo dico già, il vincitore di quest'anno. Effettivamente era il mio preferito fin dall'inizio, quindi io sono stato veramente tanto contento e soddisfatto che abbia vinto lui. Sono veramente contentissimo, lui è bravissimo, si chiama Nemo, è il cantante della Svizzera e canta The Code. È una canzone contro le disparità di genere, è una canzone per la libertà di espressione, la libertà di essere quello che vogliamo, quello che sentiamo veramente di essere,
e è stato veramente bravissimo, anche vocalmente, al di là del messaggio che può essere o meno condiviso. Io sono veramente tanto contento anche del messaggio che passa, perché credo che sia uno schiaffo al bigottismo, all'ottusità mentale, a tutta una serie di preconcetti che ci portiamo veramente dietro da tanto tempo, e ancora si fa fatica ad andare oltre a questa visione limitata delle cose. Però questa è la mia personale opinione e non voglio offendere nessuno che la pensi diversamente da me. Ma al di là di tutto questo, al di là del messaggio, lui è veramente bravissimo. Ha messo insieme, ha unito generi diversi, ha unito l'opera lirica, perché lui canta da sopranista anche, però insieme a sonorità più drum and bass, più comunque moderne, più ritmate, con il rap, con il pop comunque, ed è veramente veramente bravissimo. Ha cantato benissimo, non ha sbagliato niente. Addirittura quando poi si è riesibito dopo aver vinto, io pensavo fosse in playback, perché era perfetto, nonostante l'emozione e tutto quanto, è riuscito ad essere perfetto anche nell'esibizione finale dopo la vittoria, quindi veramente bravo. Adesso andiamo a ascoltare e poi vi darò anche altri dettagli tecnici. Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my boy, so drink it up, my friend. Whoa, whoa, this story is Ok, allora scusate. Allora, già in questa parte iniziale ha mostrato tante qualità vocali, perché è partito col falsetto, però se ci fate caso il suo falsetto è molto risonante, molto squillante, molto ben gestito, usa molto bene il vibrato anche, e collega benissimo queste parti in falsetto con la sua voce piena, quindi in realtà lui è sempre in mix. Ok, la voce mista gli permette in qualsiasi momento di andare in falsetto senza perdere il controllo della situazione, poi ritornare e collegarsi perfettamente alla sua voce piena. Ok, quindi veramente bravo. E ha fatto anche questi vocalizzi molto acuti, vediamo che nota era. Ok, ha fatto un Do 6. Io non credevo neanche fosse così alta questa nota, l'ho vista adesso per la prima volta. Un Do 6 con questo suono che, sì, possiamo chiamarlo falsetto, però è un suono da sopranista, cioè un suono proprio di testa, risonante, squillante, e l'ha anche staccato come farebbe un soprano lirico che canta opera, ok? E quindi pazzesco, veramente bravo. In più mi piace tantissimo anche come è vestito, sempre per quel discorso del messaggio che vuole mandare, e anche questo può essere apprezzato o meno. Ha fatto anche un po' scalpore questo suo outfit così non binary, però il testo della canzone parla proprio di questo. Dice I broke the code, cioè ho rotto il codice. Che codice? Il codice binario 0 e 1, cioè non può essere tutto bianco o tutto nero, non può essere solo 0 o solo 1, ok? E lui sta nel mezzo, ok? Non si sente né uno 0 né un 1, e allora non è accettato da nessuno. Ha trovato il suo modo di accettarsi e di farsi accettare anche dagli altri, no? E questo è un messaggio bellissimo, una bella metafora anche, e diciamo te lo trasmette anche poi con l'outfit che va a portare su quel palco. Poi mi piace moltissimo anche questa scenografia semplicissima, ha questa specie di pedana rotante, ok? Su cui sta in equilibrio, quindi non è una scenografia particolarmente ricca, però è tutto un gioco di movimento di questa pedana, lui che si muove sulla pedana stessa, quindi sempre fuori equilibrio e canta comunque benissimo ogni volta, e di inquadrature, perché poi vedremo dopo che le videocamere girano intorno a lui, creando questi giochi di inquadrature molto suggestivi. Andiamo avanti. I went to hell and back to find myself on track. I broke the code, whoa, like ammonite. I just gave it some time. Now I found paradise. I broke
è veramente molto credibile anche quando rappa, quindi lui usa stili diversi, vocali, ed è credibile in ognuno di questi, è veramente molto interessante quello che fa, bravissimo, ha un timing pazzesco, veramente molto molto bravo. Let me taste the lows and highs. Let me feel that burning fright. This story is my truth. In questa parte sembrava quasi, mi ricorda un po', non so, il cantante dei Limp Bizkit per esempio, no? Quindi questa sorta di crossover che va dal rap al rock, ok? È veramente molto molto bravo, interessantissimo. I went to hell and back to find myself on track. I broke the code, like Ammonite. I just gave it some time. Now I've found paradise. I broke the code, somewhere between the O's and ones. That's where I found my kingdom come. My heart beats like a somewhere between the O's and ones. That's where I found my kingdom come. My heart beats like a drum. Ok, allora nello special si è smorzata un po' la tensione con questo piano bellissimo, con un suono bellissimo anche di pianoforte e questa parte un po' più melodica, e poi questa riesplosione di nuovo ritmica. Come sentite l'arrangiamento è bellissimo, veramente originale, con orchestrazioni quasi sinfoniche, però con un ritmo di basso e batteria da pezzo drum and bass, ok? Veramente interessantissimo. E lui su tutto questo vocalizza con questo suono sempre da sopranista. Mi piace veramente tanto. Se ci fate caso, all'Eurovision di quest'anno tanti cantanti, soprattutto cantanti donne, hanno fatto questi vocalizzi, questi sempre molto acuti, no? Si vede che va di moda, non lo so, dovrebbe sembrare un virtuosismo in qualche modo, però in realtà lui è quello che li ha fatti meglio di tutti, anche delle altre cantanti che erano in gara, perché gli altri facevano proprio dei falsetti anche un po' spoggiati, poco interessanti, poco squillanti. Il suo suono invece è veramente tanto risonante. Ok, è veramente bravo, è super controllato, intonatissimo anche, sta facendo note molto alte per un uomo. Andiamo avanti, sentiamo il finale. Bravissimo, poi ha 25 anni, ma cosa gli vogliamo dire? Cioè, ha cantato fuori equilibrio per tutto il tempo, senza mai perdere il controllo della voce, usando qualità vocali diversissime tra loro, unendo la musica classica alla musica moderna. È stato bravissimo, bravissimo, è molto comunicativo, interpreta benissimo e ha portato qualcosa di diverso, di originale. Ascoltate l'arrangiamento, se non vi piace il messaggio, ascoltate anche solo la sua voce, l'arrangiamento. È qualcosa di diverso da tutto quello che abbiamo sentito qui, ok? Quindi si è distinto giustamente ed è stato premiato e valorizzato per la sua originalità. Quindi bravissimo Nemo, tifavo per te e hai vinto meritatamente. Bravo. Bene, mi fermo qua, farò un altro video sull'Eurovision se vi interessano altri pareri sulle esibizioni di quest'anno. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi, se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Lasciatemi nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!